Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, mi raccomando, prima di continuare con il video ricordatevi di iscrivervi qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, prima che mi dimentico, perché poi dopo qui io inizio a parlare di argomenti e poi mi dimentico, mi raccomando, ricordatevi che per molte persone giugno sarà uno degli ultimi mesi di ricarica dell'assegno di inclusione ovviamente, quindi mi raccomando, iniziate già a preparare tutta la documentazione, mettetela da parte, eventualmente fate come ha fatto un'iscritta del mio canale, adesso non ricordo il suo nome, che mi ha scritto: guarda, io ho già preparato tutto, ho già addirittura preso appuntamento dal CAF per poter fare il rinnovo, quindi mi raccomando, non facciamoci trovare impreparati, che poi finisce come a novembre, dicembre, quando vi dicevo preparate i documenti per l'ISEE, e poi siamo arrivati a febbraio e c'erano persone che mi dicevano: ma io adesso ho rinnovato tardi, come faccio? E fai che se mi seguivi e eri iscritta al canale e attivavi la campanellina, vedevi che alla fine non ti perdevi i pezzi, ok? Quindi mi raccomando, non ci perdiamo anche sto giro. Poi, l'altro argomento di oggi, un'iscritta, no, un iscritto, ecco, mi ha chiesto se era possibile pagare direttamente con l'assegno di inclusione una visita specialistica in un poliambulatorio privato, ok? Quindi volevo rispondere a questa domanda nella seconda parte del video. Poi, l'altro argomento di oggi riguarda i buoni fruttiferi, quelli esclusi dall'ISEE fino a 50.000 euro. Vediamo cosa, come, quando e perché. Ok? Quindi anche qua, visto che tra l'altro bisognerà appunto rinnovare l'assegno di inclusione, se a qualcuno dovesse capitare di dover rifare l'ISEE, almeno così è aggiornato e insomma sa anche come muoversi in tal senso. Bene, entriamo nella seconda parte del video e ritorniamo al discorso se è possibile pagare con l'assegno di inclusione ADI una visita specialistica in un poliambulatorio privato. Allora, voi lo sapete che l'assegno di inclusione è una misura di sostegno economica che è destinata a coprire bisogni primari e non è specificamente stato studiato ho previsto per pagare visite specialistiche private. Allora, attenzione, le visite mediche, ok, perché cioè se non ci curiamo che facciamo, no? Quindi ok, ASL, ticket medicinali e quant'altro. Tuttavia, potresti utilizzare comunque l'assegno per coprire spese sanitarie se queste sono state autorizzate dall'ente che eroga l'assegno, e chi è? L'INPS, e se il poliambulatorio privato ha una convenzione o un accordo specifico per accettare questo tipo di pagamento. Ok? Quindi, per riceverne conferma, io darei un paio di consigli. Primo, contattare l'INPS direttamente, perché ovviamente sono loro che mettono l'assegno di inclusione ADI, per chiedere informazioni specifiche sulla possibilità di un suo utilizzo. Attenzione, perché qua stiamo parlando di visite specialistiche private, ok? E poi anche informare il poliambulatorio privato sulle intenzioni di utilizzare l'assegno di inclusione e ovviamente chiedere se accettano questo tipo di pagamento. In questo modo potrai avere maggiori informazioni e soprattutto molto più precise e aggiornate sulla possibilità di utilizzare l'assegno di inclusione per la visita specialistica. Ora vediamo il secondo argomentone: che cosa è successo con l'ISEE? Perché la legge di bilancio ha introdotto la novità dell'esclusione dei titoli di Stato fino a 50.000 euro dall'ISEE. Allora, che cosa ha escluso? Ok? Prendete carta e penna e segnatevi. Che cosa ha escluso? Ha escluso i buoni fruttiferi postali, BFP, buoni fruttiferi postali, i libretti di risparmio postale, i buoni del tesoro
poliennali, i certificati di credito del Tesoro, i buoni ordinari del Tesoro, i BTP Italia e i BTP Futura. In pratica cosa hanno detto? Hanno detto che questa cosa qua, poi che sia vera o no, non si sa, comunque dicono che l'obiettivo praticamente è quello di incentivare l'acquisto da parte dei cittadini, premiandoli con l'esclusione degli stessi dal calcolo dell'indicatore economico. Hai capito cosa hanno detto? Quindi dicono che un indicatore economico più basso permette di accedere alle prestazioni previdenziali più facilmente, come per esempio il bonus bollette o l'assegno di inclusione, la carta dedicata a te o la carta acquisti. Ok? Questa cosa qua è già in funzione da aprile, perché in seguito all'approvazione del nuovo modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica della DSU, quindi è stato approvato il nuovo modello DSU e di tutte le istruzioni per la compilazione, è quindi già possibile escludere dai calcoli dell'ISEE i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale. Quindi le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla loro scadenza, ai fini proprio dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Resta comunque il fatto, resta la facoltà di richiedere, a seguito dell'approvazione della nuova modulistica ISEE, una nuova attestazione ISEE. Ed è qui proprio il fatto che, appunto, siccome che tra un po' bisognerà rinnovare l'assegno di inclusione, chi fosse interessato si ricordi di questa possibilità. Visto che li hanno tolti, a sto punto, se uno dovesse, per dire, uno dovesse rifare l'ISEE per motivi che ne so io, ecco, si ricordi che di eliminare tutta quella roba lì. Bene, prima di concludere vi ricordo che ho racchiuso tutti i collegamenti che avevo in un unico sito internet, questo qui, questo sito internet che vedete qui in sovraimpressione, che poi tra l'altro vi lascio anche qui nella descrizione del video, perché andate qui sotto nella descrizione del video, trovate anche il collegamento, vi viene più comodo per cliccare e andarci sopra, E da lì ci trovate tantissime informazioni, tra cui la possibilità di contattarmi personalmente, di ricevere una cartolina, nel caso in cui uno avesse un compleanno, un augurio, un qualcosa, potete ricevere una cartolina personalizzata e eventualmente diventare super abbonati al mio canale di YouTube, mi raccomando, cioè dovete abbonarvi al mio canale di YouTube e trovate tutti i collegamenti nel link che vi lascio, più la PEC gratuita, più tante altre cosine che ovviamente, come vi ho detto, ho racimolato è un'altra cosa, che ho racchiuso all'interno di tutto quel sito internet lì. Quindi andate, fateci un giro, che secondo me qualcosa ci trovate di interessante. E poi tra l'altro, man mano che trovo delle cose nuove, faccio prima, le metto lì dentro, così non devo stare a impazzire per mettere uno da una parte, l'altro dall'altra. Metto tutto insieme, così facciamo prima. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto, ciao!